Ecco la guida definitiva a eToro, passo dopo passo, come se lo stessi usando per la prima volta insieme a te. Vedremo innanzitutto se è sicuro e affidabile e inoltre andremo ad analizzare tutte le sue funzionalità, tra cui compravendita e trading di migliaia di asset come azioni, ETF, cripto e derivati. Copy trading che permette di copiare altri investitori o portafogli preconfezionati. Rendita sulla liquidità depositata, sulle cripto grazie allo staking e sulle azioni che detieni tramite il prestito titoli. Inoltre vi mostro alcuni trucchetti interessanti per abbattere le commissioni, fino addirittura in certi casi a portarle a zero. Ti lascio nella descrizione i capitoli del video, così se ti serve puoi saltare direttamente alla parte che ti interessa. Ma il mio consiglio è di guardarti tutto il video dall'inizio alla fine, perché se vuoi usare eToro come un pro sfruttandolo al massimo sono tutte informazioni che ti serviranno. Ora basta chiacchiere e andiamo a scoprire tutto, ma proprio tutto su eToro. Seguimi. E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi continuiamo la nostra serie di tutorial e guide super dettagliate dalla A alla Z sui principali broker, parlando di eToro, che è uno dei broker indubbiamente più utilizzati e conosciuti a livello mondiale. Come facciamo sempre andremo a vedere tutte le sue funzionalità, da quelle di base a quelle più avanzate, andremo a esplorare le commissioni, tutti gli asset disponibili, insomma tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere. Prima di iniziare ci tengo a sottolinearvi che attualmente, se vi interessa iscrivervi a eToro, ci sono bonus fino a $500 in asset sul tuo primo deposito. L'asset lo scegli tu, puoi scegliere un'azione, una cripto, insomma quello che vuoi tu, e dipende dall'ammontare del primo deposito. Come funziona? Tu semplicemente ti registri a eToro dal link che ti lascio in descrizione, fai un primo deposito e il bonus appunto lo riceverai calcolato sull'ammontare del primo deposito, come vedi qui sotto. Dipende dall'ammontare del deposito, attenzione, dipende solo dal primo deposito, quindi se ne fate più di uno non è che si sommano, ma dipende appunto dall'ammontare, lo ripeto ancora una volta, del primo deposito. Per ottenere il bonus il deposito ovviamente non deve essere prelevato per almeno 90 giorni, altrimenti il bonus viene annullato. Ti lascio in descrizione il link per partecipare. Ora iniziamo dalle basi, come facciamo sempre nelle nostre recensioni, e cerchiamo di capire che cos'è eToro, ovvero domandarci se è affidabile, se è sicuro, dove ha sede, insomma un po' le basi per capire che piattaforma stiamo utilizzando. Allora, eToro nasce innanzitutto nel 2007, è uno dei primi broker online, infatti proprio per questa ragione, anche perché poi si è mosso in maniera molto pulita, trasparente e compliant negli anni, è diventato poi uno dei più utilizzati a livello mondiale. Vi basti sapere, giusto per farvi capire insomma anche qualche dato sulla società, che è quotato al Nasdaq, quindi è una società pubblica quotata in borsa sulla borsa del Nasdaq, e nel 2024 ha fatturato $931 milioni, ha 1700 dipendenti, quindi insomma stiamo parlando veramente di un colosso del settore del trading. Da un punto di vista normativo / compliance ha tutte le licenze del caso, perché ovviamente per operare in Europa ha la sede europea si trova a Cipro, in quanto aderente tra l'altro alla MiFID II europea, ha il fondo di compensazione investitori, quello che si chiama Investor Compensation Scheme proprio europeo, che copre fino a €20.000 per cliente in caso di bancarotta del broker stesso, ma non solo, perché in realtà eToro ha anche un'assicurazione, adesso ve la faccio vedere se la trovo. eToro, eccolo qua, Insurance,
che copre, oltre a quanto detto, giusto per parlare appunto di sicurezza, copre fino a 1.000.000 di euro per cliente sui fondi depositati in caso appunto di bancarotta, di fallimento del broker stesso. L'assicurazione, come vedete qua, è disponibile gratuitamente per tutti i clienti di eToro Europe, quindi noi clienti europei, afferendo alla sede europea per l'appunto, siamo coperti da questo schema assicurativo. Oltre a questo, oltre alla licenza MiFID ovviamente, per poter permettere ai clienti europei di operare in modo regolamentato sui vari strumenti finanziari, ha la licenza MiCAR presa recentemente per poter operare in maniera compliant in Europa anche sulle cripto. Come sapete c'è la nuova normativa e eToro è stato tra i primi a prendere la licenza del caso. Ricapitolando, insomma, stiamo parlando di un'azienda molto grande, attiva da tanti anni e che opera in piena compliance e in piena trasparenza riguardo le normative locali e che dota i suoi clienti di tutta una serie di sicurezze e garanzie che è difficile trovare da altre parti. Ora andiamo a vedere il funzionamento, quindi come creare un account su eToro. Innanzitutto, per creare un account su eToro, io ve l'ho detto, vi lascio il link in descrizione per usufruire delle promozioni che vi ho menzionato prima. E creare un account in realtà è estremamente veloce perché è sufficiente registrarsi, fare la verifica di identità e con un documento ci vuole 5 minuti letteralmente, e una volta fatto è possibile subito iniziare a depositare i fondi e operare. La prima cosa che vi consiglio di fare per un discorso di deposito dei fondi, dopo aver creato l'account, è andare su Wallet e aprire anche il conto euro. Per quale motivo? Perché di default eToro vi apre il conto in dollari, solo che se voi andate a depositare dollari, aggiungere fondi in dollari, vi applica poi una commissione di cambio, perché voi state inviando euro dalla vostra banca, adesso vediamo poi come si fa il deposito, e ricevendo dollari, quindi c'è una commissione di cambio. Al contrario, e tra l'altro c'è anche una commissione di prelievo in certe condizioni, quindi ripeto, ci sono un po' più di commissioni. Al contrario, se si deposita euro non ci sono commissioni di deposito né di prelievo. Ci possono essere commissioni di cambio se poi si va a operare su uno strumento finanziario in dollari, di questo ne parliamo dopo, ma se ad esempio io deposito euro, compro, che ne so, un ETF sulla borsa tedesca, sull'Oxetra, quotato in euro, e poi lo vendo e prelevo euro, non ho nessun tipo di commissione di cambio su tutto questo percorso, ok? Tutta l'operatività in euro è priva di commissioni di cambio perché appunto non c'è nessun cambio. Per richiedere il conto in euro io qua ovviamente ce l'ho già e ho aggiungi fondi in euro, ma se voi non lo avete qua vi dice semplicemente apri conto in euro, e non mi ricordo se vi fa fare un'altra piccola verifica di identità, ma forse solo dell'indirizzo, adesso non ricordo esattamente, perdonatemi che ho aperto il conto un po' di tempo fa, ma è davvero una formalità, una cosa rapidissima, e il vostro conto in euro diventa immediatamente disponibile. E ora quindi vediamo lo step successivo, ovvero come depositare soldi su eToro. Per depositare soldi su eToro, allora, già che vi ho spiegato il discorso del conto euro, una volta che avete il vostro conto euro potete fare aggiungi fondi in euro da qua. Qui vedete che decidete l'importo e qui ci sono due modalità di deposito, una che viene chiamata bonifico bancario rapido, che in realtà vi collega direttamente eToro alla vostra banca, quindi c'è un collegamento diretto tramite un servizio di terze parti che vi fa accedere al vostro account. Nel mio caso ho usato Fineco, il mio conto Fineco, e da lì poi vi fa in automatico l'addebito sul conto bancario e il deposito su eToro. Questo metodo in realtà la prima volta potrebbe richiedere un po' di tempo, e io, se non erro, ho aspettato un giorno, non so se poi era perché c'erano disservizi col provider in questione, però la mia esperienza ve la riporto, ho aspettato più o meno 24 ore, o forse perché era il primo addebito a credito e quindi c'era un po' di verifica da fare. Però se volete invece operare nell'immediato c'è l'altro metodo bonifico, che è immediato letteralmente, perché potete fare il bonifico istantaneo, e qua vi dà le coordinate, è un conto tedesco come vedete, e è a vostro nome,
perché vi viene generato poi un conto all'interno di eToro a vostro nome, voi fate un bonifico verso questo IBAN e l'accredito avviene istantaneamente. In questo caso io, mentre aspettavo appunto il tempo di accredito del primo metodo, questo mi è arrivato subito, l'ho fatto subito dopo e mi è arrivato immediatamente. Questo è come depositare euro su eToro, per l'appunto. Poi c'è anche un wallet cripto che però lo trattiamo magari tra poco, vi faccio vedere come depositare e prelevare cripto su eToro. Giusto per chiudere il cerchio, come vi dicevo, il discorso euro e dollari, c'è la possibilità di convertire euro in dollari, perché alcune operazioni di trading, come vedremo, vengono eseguite in dollari, come quella su strumenti statunitensi, strumenti appunto non Europa, oppure anche le cripto, compra-vendita di cripto è di default in dollari, sono quotati in dollari su eToro, e anche le operazioni di copy sono eseguite in dollari, quindi a volte si renderà necessario convertire una somma appunto in dollari, ma lo vedremo, ripeto, quando sarà il momento. Adesso per la questione di deposito e prelievo teniamo il discorso degli euro. Come prelevare euro? Allora, da qui vedete che noi abbiamo adesso il nostro conto euro, quindi come prelevare soldi da eToro. Selezioniamo il nostro conto euro e vedete che qua io ho i miei due pagamenti che sono arrivati, due, il bonifico il primo e il secondo, e qua vabbè ho anche le mie coordinate per eseguire un altro bonifico di ricarica del conto, e qua ho invia pagamento. Vedete, invia pagamento qua di default mi ha importato il mio conto Fineco, come vi dicevo, e potete aggiungere, come vedete, altri beneficiari. Ecco, il mio consiglio che vi do è di fare trasferimenti da eToro ad altri conti che sono intestati alla stessa persona, perché eToro non è una banca, cioè non è da usare come una banca, come la vostra banca per mandare bonifici in giro, ma è appunto un broker di fatto che serve per investire, per fare trading. Quindi vi consiglio, per evitare menate poi da mandare documenti e robe del genere, di fare trasferimenti da e verso soltanto conti di cui è intestatario lo stesso intestatario del conto eToro. Se voi fate appunto invia pagamento, nuovo beneficiario, potete mettere un altro vostro conto bancario e così via, lo selezionate l'ammontare e vi viene inviato immediatamente il bonifico a 0 commissioni. Ripeto, i movimenti euro sono a 0 commissioni. E questo è quanto. Se avete ecco invece dei fondi in dollari, vi consiglio prima di convertirli in euro e poi di inviarveli in euro, così non pagate la fee di prelievo ed eventuali fee di conversione della vostra banca, che a volte le banche quando gli mandi i dollari ti fanno dei casini e ti addebitano fee anche più alte di eToro per la conversione. Questo è deposito e prelievo. Ora andiamo a vedere come fare trading. Allora, per fare trading l'interfaccia è molto semplice, perché basta andare su Esplora, oppure banalmente vedete che qua in alto c'è sempre una barra di ricerca. Se voi da qua cercate, vedete che trovate i vari asset. Su Esplora c'è un po' di panoramica di mercato, quindi vi fa vedere un po' di strumenti, gli alpha portfolios, che adesso li vedremo, sono i loro portafogli, diciamo, attivi da copiare, quelle fa parte di tutta la parte di copy, che è una delle caratteristiche, diciamo, forti di eToro, è un po' la sua particolarità, è l'offrire servizi di copia sia di altri trader e investitori che di altri portafogli con strategie ben definite, che forse è la cosa che mi piace di più. Sapete che io ve lo dico con tutta l'onestà del mondo, io personalmente non sono un grande fan di copiare terzi. A me piace copiare magari sì un portafoglio attivo se so che strategia utilizza. Ecco, questa è una feature invece che mi piace tantissimo, perché è come avere non dico dei fondi, perché non sono dei fondi, però diciamo l'intelligenza e l'operatività di un fondo a portata di mano su un broker così, ed è una cosa secondo me eccellente. E basta, niente, quindi questo era per dire che qui abbiamo un po' di panoramica sul mercato, tutti i vari asset suddivisi qua in alto, e possiamo andare a scegliere che cosa vogliamo comprare e vendere, ok? Quindi, non so, supponiamo, qui poi potete vedere ad esempio le azioni. Qua ci sono i top gainer, i top loser, un po' di titoli azionari, scelte popolari e così via, o altrimenti voi andate a cercare, appunto qua avevamo cercato Apple per esempio,
ve lo selezionate e vedete qua c'è un po' di grafico dell'ultima settimana, potete espanderlo, potete vedere il grafico versione Pro su TradingView con tutti gli indicatori che potete aggiungere, eccetera, eccetera, dati finanziari, calendario economico dell'asset in questione, relativo all'asset in questione, insomma tutte le informazioni del caso sull'asset Apple. Poi da qui potete fare o investi, quindi un acquisto diretto, oppure impostare un piano d'accumulo, perché è possibile anche impostare un piano d'accumulo su eToro. Non vi ho detto che poi qua ci sono tutte le tab, analisi, notizie, dati finanziari, ragazzi, queste sono autoesplicative e vi fanno vedere tutte le informazioni dell'asset, è molto completo. Se io vado a fare investi, come vedete, io posso fare vendi o acquista, perché posso anche shortare, quindi vendere allo scoperto, altrimenti posso acquistare utilizzando una leva, vedete in questo caso fino a 5 per. La leva massima dipende dall'asset, ok? Quindi ci sono asset più volatili che avranno una leva massima minore, asset meno volatili, come ad esempio il Forex, che vi permetteranno l'utilizzo di una leva massima superiore. Come vedete, qua abbiamo l'investimento in dollari, perché parliamo di un'azione quotata sul Nasdaq negli Stati Uniti e di conseguenza è un'azione scambiabile per l'appunto in dollari, ok? Se voi andate a cercare, adesso poi vi faccio vedere anche la differenza, andate a cercare un'azione quotata, ripeto, sull'Oxetra, su una borsa europea, invece potete usare il vostro saldo euro. Allora, attenzione che in realtà qua potete anche usare il vostro saldo euro, però ci sono i costi di conversione, come vi ho detto. Allora, supponiamo, facciamo tutto step by step, supponiamo di voler mettere $100, investire $100, qua mi dice deposita $101 perché qua mi dice disponibile dollari 0. Quindi la prima cosa da fare, io che ho depositato euro, è cambiare l'account e mettere saldo euro. Come vedete la commissione è leggermente aumentata, perché prima avevamo, torniamo sui dollari, che non potevo, però avevamo $1 di commissione, perché vedete la commissione sulle azioni è fissa, è $1. Ok? Qua attenzione, vi dice la stima del costo è pari all'1% del valore della posizione, ma è perché io sto comprando $100, ok? E se io comprassi 1000, la commissione, vedete, è sempre $1 e diventa lo 0,1. Questo te lo dice solo per farti capire quanto sta pesando la commissione sulla tua operazione. È una cosa che a me piace, la trasparenza sulle commissioni di eToro, perché sono sempre chiare, ecco, non ti stai mai chiedendo quali sono le commissioni, sono veramente esplicitate. Quindi, tornando a 100, supponiamo, abbiamo sempre $1 fisso di commissione sulle azioni e se invece vado in euro, come vedete, abbiamo €1,51 perché abbiamo $1 che diventa 0,86 euro e 0,65 euro di commissione di conversione. La commissione di conversione, adesso ve la faccio vedere, qua dice che l'impatto totale quindi è dell'1,76%. La commissione di conversione è dello 0,75%, ok? Sul tasso di cambio. Questa commissione, ve lo dico già, è abbattibile fino all'80% con il Club Diamond, che è il massimo livello. Tra poco vi faccio vedere come accedere ai livelli club. Gold e Silver sconto del 20, Platinum e Platinum Plus sconto del 40, Diamond sconto dell'80, ok? Questo sulle commissioni di conversione euro-dollaro. E mentre il resto del mondo, vabbè, qui sono le commissioni di cambio su altre valute, ok? E così, giusto per farvi capire. Mentre, allora, torniamo qui quindi abbiamo lo 0,75 di commissione di conversione più $1 e infatti il totale è 1,75. Avevamo visto su $100 era $1 che è l'1% più lo 0,75 della fee di conversione, ok? Questo è il funzionamento delle commissioni. E idem in vendita, quando vendete, ecco, il mio consiglio, se avete intenzione di operare molto anche su asset quotati in dollari, è ok, al primo acquisto per forza di cose c'è da pagare la fee Forex di conversione. Poi il mio consiglio è, quando vendete direttamente in dollari, non in euro, così avete già dollari pronti, non pagate la fee di conversione.
nella vendita, avete già dei dollari pronti da usare per eventuali altri ordini senza dover fare ogni volta la conversione, ok? E questo poi è una gestione vostra in base a quanto avete in mente di utilizzare in dollari e in euro. E quindi questo è per quanto riguarda l'acquisto e la vendita, è uguale, no? E l'interfaccia è uguale. La leva, allora, questo è importante perché al momento leva 1 io sto acquistando un asset spot, quindi sto acquistando l'azione. Di fatto detengo l'azione se io faccio questo acquisto. Se io metto leva per 2, vedete che qua compare CFD e cambiano anche le commissioni, adesso ci arriviamo. E quindi qua è chiarissimo il momento in cui sto acquistando spot o sto acquistando un derivato. Se io opero in leva, ovviamente opero su un derivato speculativo. Se io faccio vendi short, perché non detengo azioni Apple e sto vendendo allo scoperto, CFD me lo dice subito, anche in leva per 1, ok? Quindi questo ci fa capire se sto usando un derivato oppure se sto usando un'operazione spot. Le commissioni cambiano ovviamente, come vedete qua ad esempio sul CFD abbiamo una commissione di apertura data dallo spread, tra l'altro eToro credo sia forse l'unico che ti mette lo spread in chiaro, la commissione dello spread 0,30 euro in questo caso, di solito altri broker ti dicono 0 commissioni, poi ti piantano lì lo spread senza dirti nulla. Commissione di conversione e poi abbiamo le commissioni overnight, sui CFD ci sono le commissioni overnight e la stima del costo è pari allo 0,55%, in ogni caso abbiamo una commissione più bassa rispetto alla commissione sullo spot. Questo è curioso come cosa, no? I CFD hanno una commissione totale che risulta poi più bassa, ok? E leva per 2, quindi avrei un'esposizione di $200, qui ti fa vedere tutto, qui puoi mettere lo stop loss e il take profit, quindi è il prezzo di chiusura in perdita e in profitto, meno 50 vuol dire importo PNL, vedete? Potete mettere o il PNL che quindi quando perdete siete in perdita di $50 ve la chiude, oppure il prezzo. Quindi adesso Apple vale credo 258, non so perché mi ha messo questo prezzo. Se io dico a 240 chiudimi la posizione, qui vi dice a meno 14,98. Ok? Ok, perché avevo messo meno 50 e meno 50 equivaleva a 194,57. Idem per il take profit, ok? Potete metterlo in PNL o in prezzo, quindi non so, chiudimi la posizione a 300, imposta, e lui mi mette il take profit, ok? Clicco acquista, parte l'ordine e questo è il funzionamento. Tra l'altro, se volete impratichirvi, cosa che vi consiglio di fare, potete usare il conto virtuale, vedete c'è Passa Virtuale e potete fare delle prove con dei fondi demo sulle varie operazioni, così vi impratichite un po' insomma con l'interfaccia di eToro e la varia operatività. Torniamo sui vari asset, cosa abbiamo? Azioni, cripto, che è la stessa cosa, le cripto sono quotate in dollari, ve lo ricordo, ma l'interfaccia è la medesima, ragazzi, è uguale per tutti gli asset, come vedete. Abbiamo l'ammontare, stop loss e take profit, la leva applicabile, tipologia di ordine, in realtà non ve l'ho detto, ma c'è l'ordine a mercato e l'ordine limite che scegliete voi a che prezzo volete acquistare, non so, gli diciamo quando scende a 89.000 acquista e mettiamo un limit buy a 89.000, ok? Questa è a discrezione ovviamente dell'utente, dell'operatività dell'utente. Mi ero dimenticato in realtà una cosa che non vi ho fatto vedere sulle azioni, giusto perché vogliamo fare un tutorial super dettagliato. Torniamo su Apple, investi, vedete qua c'è il trigger 24/5 trading. Cosa vuol dire? Se questo è deselezionato, operate solo negli orari di mercato, in questo caso del Nasdaq. Vedete che adesso ad esempio c'è la sveglietta, che significa sono le 14 ore italiane, il mercato americano non è ancora aperto. E quindi io non posso ancora operare. Se io faccio 24/5 trading invece, ovviamente io posso operare perché opero 24 ore, però dal lunedì al venerdì. Questo è giusto per farvi capire. Ok? Durante le ore fuori mercato potrebbe esserci meno liquidità, ti avvisa eToro.
Poi torniamo a noi, allora azioni, cripto, ETF, indici, materie prime, valute, queste sono tutti gli asset disponibili. Vi faccio vedere se ad esempio noi andiamo a prendere un ETF, ecco l'ETF su Bitcoin, un ETP in realtà, bitcoin.de, che è quotato sullo Xetra come vedete Xetra prezzi in euro, mercato tedesco. Voi fate investiamo 100. Scusate, cambiamo innanzitutto in euro, investiamo 100 euro e come vedete abbiamo zero commissioni, zero, perché non c'è costo di conversione. Noi stiamo operando sul mercato europeo, quindi in euro. Zero costo di anche apertura e chiusura perché sugli ETF, sui Toro, non ci sono commissioni, ok? E quindi per farvi capire, no? Prima vi ho spiegato il caso peggiore con la conversione in dollari. Se io deposito euro, cioè creo il conto euro, deposito euro, compro un asset in euro, vendo un asset in euro e prelevo euro, tutto questo giro io ho pagato zero commissioni. Ok? Questo ve lo volevo spiegare perché è il modo proprio per minimizzare le commissioni. Va bene? E questo è giusto per farvi capire, sugli ETF zero commissioni. E poi vabbè, gli strumenti lì, qui si tratta veramente di su che cosa si vuole investire, c'è di tutto e di più, e poi c'è il copy e gli smart portfolio. Allora, investitori professionali è il copy, quindi tu vai a imitare l'operatività di qualcun altro, che ve l'ho detto, un po' la particolarità di Toro è l'essere social, no? Quindi in giro trovate anche i post sui vari asset, le analisi, è una piattaforma molto, molto social trading, no? La chiama, perché poi di fatto tu puoi anche copiare l'operatività di altri. Qui puoi scegliere investitori professionali che sono certificati con qualifiche, e che vengono richieste dai Toro nel momento in cui tu fai richiesta per diventare investitore copiato, e tutti gli investitori, quindi tutti anche senza certificazioni, ok? Puoi trovare chiunque, si può proporre, poi chiaramente deve mantenere certi standard, non è che uno che arriva lì e fa le cose a caso chiaramente non viene accettato. Oppure viene poi cacciato via subito appena i Toro nota che fa le cose male. E come funziona? Beh, come gli altri asset di fatto, no? Tu vai a scegliere, che ne so, ne prendo uno a caso, vai a sceglierti, tac, l'investitore, vedi i suoi risultati storici, vedi in che cosa ha negoziato, vedi in quanti lo stanno copiando, cioè vedi tutte le varie statistiche, no? Ti permette comunque di andare a vedere che cosa fa, non è che lo copi alla cieca, per fortuna. E poi puoi decidere di fare copia. Decidi con quanto capitale, il minimo mi pare che sia 200, ecco come vi dicevo, non mi ricordo, adesso lo andiamo a vedere il minimo, ma mi pare che sia 200 e $200, ma poi il minimo a volte varia anche in base agli asset che compra e vende, che detiene il trader copiato, quindi di volta in volta può cambiare il minimo, valutate di caso in caso. Come vi ho detto è in dollari la copia, quindi dovete detenere dollari, ok? E qua vi dice le posizioni in cripto verrà debitata una commissione dell'1%, perché non ve l'ho ancora detto, ma compravendita di cripto è all'1% di commissione sui Toro, che si può abbassare con i club, anche a questo lo andiamo a vedere tra poco, comunque di default è l'1%. Commissioni per copiare non ce ne sono, se non le commissioni dei singoli asset che poi vengono comprati e venduti dal trader in questione, ok? E le commissioni di conversione sul dollaro, euro-dollaro. E questo è il copy, e poi c'è Smart Portfolios, che come vi dicevo è una cosa che a me piace, è carina, perché ci sono dei portafogli che possono essere o tematici o con degli obiettivi, che dire, ce n'è veramente una marea, ragazzi, andate pure a dare un'occhiata, ce n'è una quantità industriale, quindi si trova proprio tutto quello che si può volere, si possono ordinare per rischio, eccetera eccetera. E in Esplora, tra l'altro, vedete che qua ci sono anche gli Alpha Portfolios, che sono una sottoinsieme dello Smart Portfolio, che sono fatti con delle categorie, delle statistiche invece, dei parametri, ecco, sul mercato. Qua ad esempio un portafoglio growth sull'equity statunitense che va a seguire il momentum,
e insomma sono anche strategici e possono essere interessanti, ovviamente poi da valutare con la propria propensione al rischio e idea di allocazione. Quindi questi sono gli asset disponibili. Che altro? Per le cripto, ecco, visto che abbiamo parlato di cripto, capiamo meglio. Allora, se io vado a comprare delle cripto, da qui, come vi ho detto, abbiamo l'1% di commissione, ok? Quindi si acquistano in dollari, quindi abbiamo anche la commissione di cambio, se acquistiamo in euro. Qua vedete, ce lo fa vedere, 1 euro di commissione che è l'1% e 0,75% di commissione FX. E questo se lo faccio da qui. Come vi dicevo, i club, adesso andiamo a vedere il discorso dei club, vediamo se trovo subito qui come funzionano. Il prossimo livello, no, scopri di più. Allora, eccoli qua, i club. Abbiamo sconti vari sui club. Vabbè, già che ci siamo, diamoci un'occhiata come funzionano i club di Toro. Cosa serve per essere in un club? Un deposito minimo, un saldo minimo, ok? Quindi se tu hai $5.000 depositati sei silver, 10.000 gold e così via. Per diventare platinum puoi anche pagare un abbonamento se non vuoi depositare quella somma lì. L'abbonamento è ve lo stavo andando a cercare, mi pare 4,99 € al mese. Aspettate che ve lo dico. Effettua l'upgrade, vediamo cosa mi dice. No, aspetta, volevo vedere proprio il prezzo. Vi direi 4,99 € al mese. No, però l'upgrade... Allora iscriviti, eccolo, ok, qua volevo arrivare, scusatemi. 4,17 € al mese se paghiamo annualmente o 4,99 € se pagati mensilmente e passi direttamente a Platinum. Altrimenti, se non vuoi pagarlo, l'abbonamento, per diventare Platinum devi avere $25.000 depositati. Ok? Quali sono i vantaggi? Allora, come vi dicevo, i vantaggi sono, vabbè, a parte un servizio clienti premium, interessi maggiori sul saldo depositato in dollari, qua ci arriviamo dopo, la rendita sulla liquidità. Poi lo staking delle cripto vi dà una percentuale più alta, non vuol dire che ovviamente vi dà il 90% di staking, ma del rendimento dello staking eToro tiene il 10 e voi tenete il 90, significa. E l'assicurazione, attenzione che per gli utenti europei in realtà è gratuita sempre, quindi non solo Platinum. Poi, ecco, programma Crypto Cashback. Programma Crypto Cashback significa che si ha di fatto uno sconto. Dov'è che è? Ve lo dovrebbe spiegare qui, eccolo. Uno sconto, vedete, sulle commissioni di fatto in cripto, che viene calcolato in base al volume di scambio, ok? E nei termini e condizioni poi è spiegato. Comunque è uno sconto di commissioni in percentuale che viene applicato appunto sul trading delle cripto. Poi che cos'altro abbiamo? Beh, fondamentalmente questo e lo sconto sulle commissioni FX, come vi dicevo, che in realtà dov'è che era scritto? Ve l'avevo fatto vedere prima, sconto sulle commissioni di cambio, ecco, anche qua vi rimanda alla pagina dedicata, ma ve l'ho fatta vedere prima in realtà. Commissioni di conversione, dov'è che erano qua, eccole qui, e lo sconto vedete che arriva fino all'80%, ok? Nei termini e condizioni, se volete, andiamo a vedere anche ecco, ok, cashback, eccolo qua. Lo sconto sulle cripto va dal 15 al 50% di cashback sulla commissione pagata. Vedete? Qua vi fa vedere anche l'esempio di calcolo. E niente, nel frattempo vi ho anche spiegato come funzionano i club. Ok? Quindi niente, torniamo pure a noi. Torniamo al nostro account eToro, che vi volevo far vedere. Vabbè, le commissioni anche le abbiamo viste praticamente tutte, ok? Andiamole a rivedere una a una. Allora, le commissioni di prelievo, allora $5 vi dicevo sul conto dollaro, e mentre sul conto euro non ce ne sono. Ecco, importante la commissione di inattività. Quindi ricordatevi di fare almeno il login una volta l'anno, basta quello per non avere la commissione di inattività.
un login all'anno. Quindi ricordatevi di farlo o avete la fee di inattività. E insomma, se uno non fa il login per tutto l'anno, presumo che è perché ha svuotato l'account o qualcosa del genere. Poi, commissioni FX le abbiamo viste, 0,75%, riducibili dell'80% con il club, fino all'80% con il club. Ne abbiamo parlato prima, ok? Poi, sulle azioni, $1 fisso, $2 Australia, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi, e sulle borse in questione, ok? E come vi facevo vedere queste sono. Poi spread gratis sulle azioni, non c'è spread aggiunto, attenzione, c'è lo spread di mercato che è quello sul proprio la liquidità del mercato, ma eToro non gonfia lo spread. Quando eToro gonfia lo spread ve lo fa vedere, ok? 0 overnight, 0 custodia, 0,5% imposta di bollo solo sui titoli UK, perché è una legge del Regno Unito, mentre sugli altri titoli no, ovviamente. Prestito titoli ne parliamo dopo, sì è possibile prestare i titoli per ottenere una rendita. ETF è tutto gratis. 0 spread, 0 commissioni, 0 overnight, c'è solo lo spread di mercato. Cripto 1% e 2% per il trasferimento da eToro Trading a wallet. Allora ecco, chiudiamo il discorso cripto, bene. E che vi spiego come si fa. Allora, su eToro è possibile sia comprare e vendere cripto tipo da qua, Bitcoin, ok? Così potete comprare e vendere come vi ho detto e basta. Però se poi volete prelevare, voi cosa potete fare? Potete prelevare da eToro Trading a eToro Wallet con una commissione del 2%, che è questa qui che stavamo vedendo, ok? Dal tuo crypto wallet, scusate, al tuo crypto wallet da eToro, dalla piattaforma eToro, viene applicata una commissione del 2%. Cosa serve? Serve se uno vuole depositare euro su eToro, comprare bitcoin su eToro e poi prelevarli fuori. C'è il 2% di commissione, ok? La commissione ha un limite massimo che è di $100. Minimo $1, massimo 100. Quindi anche per prelievi più grossi il massimo è 100, ok? Deve essere molto chiara questa cosa. Poi per chiudere il discorso cripto, allora io ve l'ho detto, wallet, qui potete aprire un crypto wallet. Voi cliccate sui vostri crypto wallet, fate crea wallet banalmente, e io ho già creato Bitcoin ed Ethereum, ma ne potete creare per 40 cripto, mi pare. 41, ok? Voi cliccate il più e vi crea il wallet. Quando avete il wallet, voi potete selezionarlo e andare dal vostro wallet, adesso appena me lo apre ve lo mostro, a ricevere fondi, avete l'indirizzo, questo è di fatto un wallet custodial di eToro, inviare e ricevere al wallet non ha costi, attenzione, ha solo i costi di transazione. Il costo che vi ho detto prima è se voi comprate su eToro broker e trasferite sul wallet, c'è il 2%. Mentre se comprate depositate sul wallet e trasferite via sul wallet, ci sono i costi di transazione. Anche da qui tu puoi fare vendi, che è diverso che vendere su eToro, come vedi, ok? E tu dal wallet puoi vendere bitcoin in euro e hai direttamente euro sul wallet con un limite, vedete, per motivi normativi, e quindi tu puoi depositare cripto sul wallet eToro e vendere in euro però da qui, ok? Non dalla piattaforma che abbiamo visto prima. Limite di vendita $2.500, ok? Per questioni normative, con una commissione che è sempre quella wallet fees, aspettate che l'andiamo a vedere, eccola, che in realtà può essere più bassa, perché fino all'1%, di base all'1%, però se sei membro di un club scende fino allo 0,6, ok? Quindi se sei Platinum Plus o Diamond è dello 0,6. Quindi tu cosa puoi fare? Depositare cripto da fuori, venderle qui allo 0,6 e avere euro. Oppure dollari, chiaramente. Ok? Quindi questo è tutto quello che puoi fare con le cripto. Lo staking, se tu depositi cripto che hanno lo staking, come Solana, Ethereum, eccetera,
tu ricevi ricompense di staking. L'unica cosa, ricordati da impostazioni e mi pare sia trading, esatto, di andare ad attivare il programma staking. Queste due. Credo che questa sia attiva di default e questa no, tu attivale tutte e due, così ti dà il rendimento sulle cripto depositate proof of stake, ok? Quindi sulle cripto questo è tutto, abbiamo visto tutto. Poi CFD, abbiamo lo spread, come vedete, eToro ci mette un po' di spread, è l'unica commissione, lo spread di eToro e la commissione overnight. Copy trading, zero spese al di là degli asset, account sterline o euro, come vi ho detto, è esattamente come prima, come funziona prima, e ecco, commissioni della carta, in realtà la carta non è ancora disponibile in Italia, però c'è la possibilità di avere una carta di debito eToro, per ora è ancora solo in Regno Unito. E dovrebbe arrivare anche in Italia, in Europa a breve, però per ora non c'è. Queste sono tutte le commissioni, ok? Poi il club lo abbiamo visto, ecco, mi sono dimenticato una cosa, in realtà, come fare un pack su eToro. Mi viene in mente adesso, scusate, ma c'è talmente tanta roba che mi ero dimenticato. Il pack su eToro si fa così. Tu scegli l'azione, è autoesplicativa, ragazzi. Scegli l'azione o l'asset, tu qui fai imposta un piano d'accumulo, vai avanti, il piano d'accumulo si fa con una carta collegata, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi appunto utilizzare una carta, non puoi utilizzare il tuo saldo. Carta di proprietà a te intestata, tu devi fare, ecco, un deposito, inserisci un deposito una tantum e poi il tuo importo ricorrente, quindi prima fai un deposito, fai il deposito per verificare la carta e poi ti viene richiesto l'importo ricorrente. E allora, una cosa interessante è che, non mi ricordo dove lo avevo letto, qua mi pare, sui piani d'accumulo, però sui piani d'accumulo fino a marzo 2026 perlomeno, eccolo. In realtà qua dice fino a fine 2025, però io avevo letto che era stato prolungato, eccolo esatto, fino al 31 marzo 2026, azzerare le commissioni di conversione. Quindi in teoria non dovrebbero esserci commissioni di conversione da euro a dollaro sui piani d'accumulo, anche se li fate con la carta, ok? Giusto per incentivare anche il piano d'accumulo, che comunque credo sia per gli investitori una delle operatività più frequenti. Ultime due cose che mancano: interessi sulla liquidità e prestito azioni. Come funzionano? Allora, gli interessi sulla liquidità si attivano dal menu del club. Quindi voi andate sul menu del club e qua sotto, qua, vedete interesse sul saldo. Dipende dal club, ve l'ho fatto vedere prima, parte dal 2,75% e banalmente vi vengono accumulati ogni giorno e poi pagati ogni mese gli interessi sulla liquidità depositata. Attenzione, questa cosa è importante, che la liquidità in questione è quella in dollari. Quindi se voi avete un deposito di liquidità in euro non vi accumula interessi. Gli interessi sono accumulati sul deposito in dollari, ok? Quindi per chi fa quell'operatività che dicevamo prima, in parte su titoli magari non europei, che ha necessità di liquidità in dollari, ecco, su quella liquidità c'è l'accumulo di interessi. La percentuale pagata varia in base al club. Per quanto riguarda il prestito di azioni, in realtà è una cosa che ti viene proposta in home page, cioè ho cercato e ho trovato che non è che c'è un menu da qualche parte, ma è solo per utenti eligibili, ma penso che sia per tutti noi utenti europei, se è arrivata a me, e arriva c'è l'OPT in qua in home page, nel tuo wallet, in home, non ricordo, ma c'è proprio il menu che ti dice metti in prestito le tue azioni e guadagni una rendita. Allora, come funziona? Funziona che tu dici sì, se vuoi,
e ti utilizza le azioni che tu detieni come prestito per chi vuole operare short e così via. Tu non è che non puoi venderle, non sono vincolati in nessun modo, cioè a te non cambia nulla, ma hai un rendimento su queste azioni in questione. Ok? Il rendimento è imprevedibile e non definito perché varia in base a domanda offerta, mercato, quindi non è che ti dice ti diamo il 3% l'anno, è variabile. Però lo puoi consultare, attenzione, se non erro, in impostazioni, conto dovrebbe essere. Ecco, lo vedete? Nei documenti qua c'è il report sull'attività di prestito titoli. Fate visualizza e lui vi fa vedere che prestiti sono stati fatti e a che rendimento, eToro Stocks Lending, vedete? Quindi voi potete da lì andare a visualizzare quanto state guadagnando col prestito azioni. E quindi questo è per ottenere rendita. Ultimissimissima cosa, in realtà, l'app. Come vedete, eccola qua, io ho installato l'app sul mio smartphone, l'app mobile iper semplice, cioè ci sono le medesime funzionalità che abbiamo visto prima e abbiamo portafoglio qui che ci fa vedere il nostro portafoglio, eccetera, eccetera, possiamo depositare, possiamo fare tutto quello che si può fare dall'applicazione desktop, abbiamo il wallet, col nostro conto euro, conto dollari, crypto wallet, esplora dove ci sono i vari asset, ovviamente possiamo andare a cercare anche qui gli asset in questione. Vedete, tra l'altro, volevo vedere sta roba, cioè se voi, un trick, potrebbe essere un trick, vediamo, 100 euro. Ah, vedete? Cioè, per investire in Apple, sapete che le azioni statunitensi a volte sono anche quotate in euro su mercati europei. Quindi io ad esempio qua sto andando ad aprire un ordine su Apple, ma sul mercato Xetra, Apple Eur. E come vedete non ho la commissione di conversione. Ok? Quindi non ho bisogno di avere dollari. Tac. Quindi sto pagando solo $1 che è la commissione fissa. Vedi, segnatevela sta cosa che è importante per chi vuole minimizzare, ripeto, le commissioni. Comunque, applicazione veramente semplice da utilizzare, cioè è esattamente le stesse funzionalità che ci sono su desktop ma su mobile. Ragazzi, questo direi che è quanto. Direi che abbiamo visto tutte le funzionalità di eToro dalla A alla Z. E se avete altri dubbi, altre domande, mi raccomando, fatemele qua nei commenti che io vi risponderò. E che dire, spero di aver dissolto ogni vostro dubbio su questa completissima e complessa piattaforma. Amici, grazie per l'attenzione e alla prossima.